Parlavamo prima del periodo di incastro tra l'off season e il cut, periodo di pre-contest, periodo fondamentale perché si tira fuori quello che abbiamo costruito. Non bisogna assolutamente fare l'errore che spesso si accade nella nostra penisola, cioè che è quello di perdere tutti i guadagni acquistati in off, perché si pensa solo ed esclusivamente ad un tiraggio veloce, a darci soddisfazione, a guardarci allo specchio subito con dettagli, pelle fina, per poterci poi mostrare in continuazione nelle storie di Instagram o sui social. Ecco, la gara non è sui social, la gara è con voi stessi davanti allo specchio, quello è l'unico avversario che dovete battere. E soprattutto questo perché ve lo dico? Perché questo vi permette di vivere tutto con serenità e soprattutto di affrontare il periodo di cut con estrema testa e intelligenza. Periodo fondamentale perché si sceglie una data che possa essere lontana ma vicina. Culturisticamente parlando, nelle ultime 8 settimane non sono poche, non sono nemmeno tante. Quindi bisogna tirare fuori quelli che sono separazioni, dettagli. Che cosa si fa? In questo momento bisogna affrontare il cut, ripeto, con l'incastro dell'off season. Quali sono i punti da tenere in considerazione? Non fare troppo cardio, perché il cardio, specialmente se un atleta poi è carente negli arti inferiori, ci ritroviamo ad essere, diciamo così, a perdere quello che abbiamo costruito, a perdere quello che è il nostro spessore sulle gambe che abbiamo tentato di mantenere fino alla fine. Quindi il cardio deve essere un cardio intelligente. Scegliete, io do sempre disponibilità agli atleti di fare il cardio in qualsiasi momento della giornata. I momenti migliori li conosciamo, sono allo stomaco vuoto al mattino, dove il corpo è privo di calorie, quindi prende l'energia dai grassi e automaticamente si dimagrisce in maniera più veloce, ma tante volte gli atleti non riposano, non riescono ad avere un sonno continuo, quindi farli alzare anche al mattino per fare cardio nel periodo di cut, diciamo, non è il massimo, quindi si sposta post workout. Se gli allenamenti sono troppo a volume nel post workout non è consigliabile farlo, quindi fare delle semplici passeggiate lunghe, magari se avete un cane, passeggiare su una spiaggia, fare un passo veloce, fare del cardio HIIT, quindi degli scatti e poi una passeggiata anche all'aria aperta che ci dà più soddisfazione. Cioè scegliere, io agli atleti in questo periodo do delle indicazioni del tipo 5 sessioni di cardio da 40 minuti. Qual è il momento della giornata dove siete un po' più tranquilli per affrontare il cardio? Post workout, perché il mio allenamento è un allenamento che dura 40 minuti, quindi 40 minuti di post workout di cardio si possono tranquillamente fare. Sottolineo il cardio, perdo un po' di tempo a parlare del cardio perché è quello che è una lama a doppio taglio, dove tutti preferiscono fare ore e ore di cardio, tanti minuti di cardio, specialmente le bikini o le wellness. Tante volte vedo cardio a stomaco vuoto e poi nel post workout, quindi in 2 momenti alla giornata, tutto questo in piena scarica di carboidrati. Secondo me è una mossa non tanto intelligente, proprio perché ho visto alcuni atleti sì portare a termine le preparazioni, ma ritrovarsi poi ad avere un rigetto davanti al pre-contest e quindi smettere di gareggiare proprio perché si sono violentati mentalmente. Questa è la cosa che non deve succedere. Ho anche visto coach che sottolineavano il fatto che si è più uomini quando si affronta la sofferenza. Onestamente credo che il bodybuilding è un alternare dei periodi dove si sorride e si sorride di meno, ma affrontare tutto con estrema violenza, violenza psicologica e soprattutto fisica, secondo me non è la mossa giusta. Quindi il periodo di cut per me è la ciliegina sulla torta che chiude, si arriva, ecco appunto parliamo di una data, la data fatidica, mancano 5 settimane, 6 settimane. Il consiglio che vi do è quello di
ogni settimana, cioè quindi ogni venerdì, ogni sabato fare un resoconto. Fare resoconto il giorno dopo la vostra ricarica. Due resoconti a settimana, 2 check a settimana. Alla fine dei giorni di scarica ci guardiamo e notiamo se il nostro corpo è scarico. Quindi quando si affronta una scarica, quello che dovete vedere è che la pelle migliora. Sicuramente non avete un aspetto pieno di glicogeno, ma se il vostro aspetto di pienezza, di soddisfazione è sempre pieno di glicogeno, vi assicuro che non scoprirete tutti i dettagli. Per scoprire i dettagli c'è bisogno di periodi dove la scarica vi deve migliorare, deve fare spazio. Tante volte gli atleti mi dicono: mi sono troppo scarico. Benissimo, sei in scarica e quindi la scarica ci deve dare questo. Nel momento in cui ti sentirai pieno, strapieno in scarica, vuol dire che c'è qualcosa che non si incastra. In scarica bisogna essere scarichi, quindi fare un check alla fine dei 3-4 giorni di scarica. Decidere la ricarica di carboidrati, quindi di glicogeno, come deve essere affrontata. Non deve essere affrontata in base alla fame che avete di testa, che quella è una fame in quel momento che siete capaci di mangiarvi anche chili e chili di carboidrati, ma deve essere una scelta seria, una scelta di una quantità di carboidrati che anche quella ve la siete conquistati in off. Quindi per quello è importante l'incastro tra l'off season e il pre-contest, il cut. È fondamentale quello, la vostra scarica e la vostra ricarica. Scegliere la ricarica, se durare 24 ore o farla durare addirittura 48 ore. Normalmente io nel fine settimana, quando gli atleti sono in completo relax, dove la domenica non si allenano, io preferisco sempre far passare la giornata in ricarica. Perché? Perché una giornata di riposo si intende che si fa il pieno di carburante, di glicogeno, si abbassa il cortisolo per affrontare poi un'altra settimana importante davanti a noi. Per fare questo, ripeto, c'è bisogno di una grande gestione, ma il periodo di cut che si rispetti dura dalle 8 alle 10 settimane, anche 12 a volte, quindi negli ultimi 3 mesi. Dipende poi dal vostro stato di forma. Attualmente se siete un po' più appannati, avete fatto un off season un po' più prolungato. Tante volte ho visto atleti migliorare muscolarmente tanto nel pre-contest, o alcuni atleti che riescono anche a crescere nel pre-contest. Questo si attiva solo quando si crede nel macronutriente dei carboidrati. Poi ecco, non abbiamo parlato delle proteine o all'importanza dei grassi. I grassi per me hanno un'importanza alternata nei periodi. Nei periodi off faccio utilizzare dagli 80 ai 120 grammi di grassi al giorno. Nei periodi di pre-contest si riducono i grassi fino ad arrivare a 50 grammi al giorno. Le proteine, non utilizzo mai una quota proteica molto alta, forse sono stato quello che è riuscito a creare un sistema che in ricarica abbassavo le proteine. Tante volte con i miei atleti lavoro con il meno 30, meno 50, che atleti nuovi mi chiedono: ma sono nette o sono lorde? Io dico sempre che quando mi muovo con questi numeri sono sempre lordi. Fare un calcolo e nei giorni di ricarica abbassare la quota proteica, quindi giocare anche con queste calorie, abbassare le calorie delle proteine per far sì che entrano bene quelle dei carboidrati. Nei periodi di cut è fondamentale il riposo. Ascoltatevi, che cosa significa? Non per forza di cosa bisogna fare 6 allenamenti a settimana, 12 allenamenti a settimana, con tutto il cardio, no. Ascoltatevi, negli ultimi periodi anche gli allenamenti, se di fronte abbiamo un atleta che ha un fisico che non riesce a mantenere fino alla fine le masse muscolari, è importante che in palestra rimanga dai 30 ai 40 minuti, fa allenamenti con esercizi fondamentali. Ecco, anche sugli allenamenti ultimamente c'è molta confusione, perché con l'avvento di tanti ragazzi che sicuramente hanno anche avvicinato molti giovani a questo settore, però hanno creato anche tanta confusione, e questa è una cosa che dico spesso nei miei video. Bisogna dare le giuste informazioni, bisogna sia avvicinare le persone a questo sport, ma bisogna dare delle informazioni che siano tratte dall'esperienza e non dall'inventario, da inventare qualcosa che possa
solo portare interesse e pesce alla loro rete, perché poi con questo si crea un grande danno e non si danno poi le giuste armi per affrontare questa, diciamo così, questa guerra pacifica, chiamiamola guerra, ma pacifica per arrivare in gara, perché il bodybuilding, come dicevo prima, secondo me è molto semplice, nelle sue complessità è molto semplice, ha bisogno comunque di piccole cose che funzionano, che hanno sempre funzionato da una vita, ma se nei periodi di cut si è troppo violenti, quindi che cosa succede? Gli errori da evitare per me sono troppo cardio, poco cibo e molta integrazione. Allora questo non vi permette, allora poi bisogna trovare il senso di tutti e tre i punti. Che cosa facciamo? Noi aumentiamo tantissimo l'integrazione per poi allenarci a volume e poi mangiare come gli uccellini. Trovatemi il senso di tutto questo, non c'è il senso. Quindi bisogna fare un allenamento giusto che colpisca i nostri punti carenti e li mantiene attivi e vivi fino alla fine. Avere le giuste calorie che ci siamo conquistati nei periodi di off e incastrati nei periodi di pre-contest. Questo, l'integrazione deve essere quella giusta, quella che vi permette di avere un fisico performante, di mantenere i problemi quanto più lontani possibili e di mantenere un fisico giusto. Sicuramente davanti a questa frase tanti hanno anche voluto far passare il bodybuilding, quello vero agonistico, come uno sport quasi salutare. Allora il bodybuilding estremo non è salutare al 100%, quindi questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. È uno sport che richiede tanto sacrificio alimentare, tanto sacrificio mentale, e utilizzo una frase che spesso è stata anche detta da vari campioni: lo sport è salute, l'agonismo no. Quindi questo che cosa voglio dire? Che però bisogna lavorare con intelligenza, avere alle spalle un team di professionisti che ci mette a disposizione la loro professionalità e lavorare a stretto contatto con gli atleti. Non è una passeggiata, è una cosa che sottolineo spesso, allontana tanti ragazzi da questo stile di vita, perché si affrontano, si entra nel tunnel e non si vede mai la luce in fondo al tunnel. Sì che bisogna fare un grande sacrificio, sì che bisogna portare un corpo all'estremo, ma credo nella gestione. Questa gestione la si può ottenere con un coach che innanzitutto abbia passione e lavora a stretto contatto con gli atleti, li sente ogni 48-72 ore, il loro stato d'animo, come si affronta la giornata, il focus che bisogna avere durante gli allenamenti. Tutto questo deve avere un senso che poi alla fine troviamo in quello che facciamo, nella nostra passione che ci contraddistingue. Quindi con questo voglio dire che il periodo di cut è quello più complicato, è quello che però tira fuori quello che abbiamo costruito, ed è un periodo dove vi dovete godere il cambiamento del fisico ogni 48 ore, ogni 72 ore, in base alle vostre scariche, in base alle vostre ricariche. Non fate durare un periodo di cut oltre i 3 mesi, perché altrimenti si inizia ad andare in una fase di catabolismo, in una fase anche di stato mentale non al top, e non vi permette poi di essere performanti in tutto quello che facciamo, sia nel quotidiano che in palestra. Quindi è fondamentale che i periodi di pre-contest siano gestiti bene, le giuste modifiche è quello che serve. Per quanto riguarda il discorso integratori che inserisco nei periodi di cut, ripeto, per me le ciclodestrine, quindi il glycoball, ha un'importanza che parte da gennaio e finisce a dicembre, quindi 12 mesi all'anno il glycoball è presente nei miei protocolli, che cambia in base al periodo, alle quantità, se lo inserisco nel pre o nel post workout. Tante volte lo inserisco anche in piena ricarica pre-contest, quindi negli ultimi 3 giorni di ricarica glucidica con gli atleti utilizzo anche il glycoball. L'Energan portato quasi fino alla fine,
Flexotor, Shurakan alternati a periodi fondamentali. Regex e l'ashwagandha mi sono nominato degli integratori che per me restano proprio i condottieri dell'off season e del pre-contest. Poi per quanto riguarda tutti gli integratori, quelli salutari come gli omega 3, dove di alta qualità parliamo degli Omega Pro della Yamamoto, che secondo me sono realmente omega 3 presi nei pasti principali fino a 2 perle alla volta, il multivase, anche il multivitaminico multipro, fondamentale anche quello da tenere in considerazione 12 mesi all'anno a colazione e a cena, vitamina C, vitamina E, tutto quello che riguarda gli antiossidanti, quindi pino marittimo. La Yamamoto ci mette a disposizione il Choletix che regola il colesterolo, che trasforma, che alza quello buono e abbassa quello cattivo. Questo è fondamentale importanza da tenere in considerazione quasi 12 mesi all'anno. Io credo anche che non ci siano degli integratori da inserire nel pre-contest o nell'off season. Se si è bravi a gestire le calorie durante tutto l'anno con la gestione maniacale, alcuni integratori possono essere portati fino alla fine. Ecco, esempio, il Super Greens della Yamamoto, che secondo me è uno dei prodotti più completi in assoluto, con estratti di piante, di sali minerali, di ortaggi. Quelli per esempio è un prodotto che io preferisco fare utilizzare all'atleta che non mangia verdure, quindi magari aiutarlo a prendere un paio di scoop al giorno, o nei periodi di detox utilizzarlo per un buon 2-3 mesi all'anno. Quindi questo è fondamentale. Sono degli integratori che vi sto dicendo che secondo me hanno, oltre alla tecnica, non bisogna cadere nel tranello. Alcuni integratori dargli il compito di essere messi in campo solo nei periodi di off o nei periodi di pre-contest. Bisogna avere una gestione e soprattutto capire quando inserirli, anche e soprattutto in base ai vostri allenamenti. All'allenamento che fate, l'allenamento più a volume, ho bisogno dell'Energan durante il workout che da sorseggiare per tutto l'allenamento, che mi mantiene un bel pump e mi mantiene bello acceso. L'allenamento è meno a volume, quindi abbiamo bisogno, facciamo un allenamento breve ma intenso, possiamo inserire anche il Mega Source della Yamamoto che ha molti più stimolanti all'interno, quindi anche quello può essere una valida alternativa. Il Charge Performance, un altro grande pre-workout. I pre-workout, oltre ad assumerli, tante volte li mixo con protesamine, glutamina e arginina per far sì di mixare, di raggiungere anche un bel pump durante l'allenamento. In linea di massima, questi sono gli integratori che, ripeto e ribadisco, basta dire la creatina serve solo nei periodi off. Ad alcuni atleti l'ho portata quasi fino alla fine, perché parliamo comunque di una gestione che è personalizzata e contestualizzata in base all'atleta che abbiamo di fronte. Quindi questo è un'altra cosa che ci tengo a sottolineare nei periodi pre-contest, perché il periodo, ecco, di cut o di pre-contest, chiamiamolo in tutti e due i modi, non ha delle leggi ben precise, cioè nel senso non bisogna rispettare, la cosa deve essere personalizzata, contestualizzata. Possiamo stare qua a parlare ore e ore, ma bisogna avere l'atleta di fronte e capire qual è il suo stato di forma, qual è il suo quotidiano, qual è il suo metabolismo, che cosa fa durante la giornata, se brucia tanto, brucia poco, qual è il suo lavoro, capire a 100% tutto. E da questo è una cosa che capisce il coach e sfila un protocollo adatto per l'atleta. Detto questo, io voglio concludere questo video dicendo che non trascurate il periodo di off season, non avete paura di coprirvi, perché quello vi permette di mostratevi sui social anche nel periodo di off con soddisfazione, perché se siete dei culturisti ricordatevi che l'unico nemico da battere è quello che vedete allo specchio ogni mattina, ma non è sicuramente mostrare agli altri quello che facciamo. Mostriamo agli altri con soddisfazione tutti i periodi che affrontiamo. È fondamentale, perché oggi la vita è cambiata, sicuramente sui social
segue un atleta perché si è incuriositi da come gestisce le cose, appunto l'atleta intelligente, l'atleta professionista, l'atleta che vive questo sport a 360 gradi si mostra in tutti i periodi, sa che ci sono dei periodi dove si deve coprire, dei periodi dove ha un fisico eccellente e quindi si scopre tutti i giorni, ma non cadiamo nell'errore di avere un fisico asciutto tutto l'anno, asciutto intendo da gara tutto l'anno, perché così non ci sono guadagni, o meglio, se l'atleta trova equilibrio, l'atleta è un atleta vincente che ormai alle spalle ha tante vittorie, quindi ha trovato l'equilibrio, lì può anche gestire in maniera diversa l'off season e il pre-contest. Ma se l'atleta è un atleta principiante che ha una grande struttura e vuole vivere il bodybuilding a 360 gradi in maniera importante, deve affrontare periodo di off e periodo di pre-contest come una religione e non vanno assolutamente trascurati, specialmente il periodo di off. Non avete paura di coprirvi e mostratevi con soddisfazione, mostrate i vostri guadagni, i vostri successi. È fondamentale che non veniamo mangiati da questa società che ci vuole sempre al top e per renderci orgogliosi magari trascuriamo il periodo di off per vederci sempre con una pelle sottile, un aspetto sempre, come spesso dico, croccante. No, per crescere, per evolvere, per andare avanti, non trascurate l'off season. In pre-contest l'unica cosa che facciamo è tirare fuori quello che abbiamo costruito. Spero che questo video possa essere di aiuto a tanti.